Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxiamo una bici elettrica davvero interessante, la DU C6. All'interno, come sempre, la bici è completamente smontata. Troviamo subito tutti gli attrezzi per montarla. Infatti ci forniscono brugole e chiavi inglesi, oltre a manuale di istruzioni. Troviamo poi subito caricabatterie, i pedali da montare e anche un comodo lucchetto. Un sacco di polistirolo per tenerla protetta e con un po' di fatica tiriamo fuori la bici completa. Ora vi lascio un veloce timelapse dove smonto tutto il polistirolo e cerco di metterla in piedi. Come si nota, tutta la confusione, non hanno assolutamente risparmiato sul packaging, hanno imballato ogni singola parte veramente in una maniera egregia. Finalmente la nostra bici inizia a prendere un po' forma. Per prima cosa vado a sistemare un po' il manubrio, almeno in maniera provvisoria, ed ora, siccome il montaggio non è semplicissimo, prendo il libretto di istruzioni, vado a montarla e vi spiego se ci sono dei passaggi critici. La bici ora è completamente montata, non ci resta altro che fare un po' di ordine e andare a provarla. Arriviamo a quelle che sono le conclusioni sulla nostra bicicletta. Sicuramente prima cosa che salta all'occhio è questo design molto moderno e questo telaio basso facilita la salita e quindi è facilmente utilizzabile sia dalle persone più basse e sia dalle persone meno agili o che vogliono semplicemente salire in comodità, cosa che infatti è stata veramente apprezzata da mia mamma. Andiamo però a vedere un po' più in dettaglio la bicicletta. Entrambe le ruote sono dotate di due freni a disco con una buonissima potenza frenante, potete anche registrarle, quindi se volete che la bici freni di più o che abbia una frenata più morbida, sicuramente più che sufficienti per questa bici. È dotata del cambio a 6 marce Shimano, una delle migliori marche di cambio veramente perfetto e fondamentale perché, passando adesso alla parte anche di batteria, la pedalata assistita è proporzionale alla velocità e alla marcia in cui vi trovate. Quindi ad esempio se vi trovate in prima marcia e state andando veramente piano, il motore vi aiuterà tantissimo. Al contrario, se state andando in quarta e siete ad una buona velocità elevata, il motore vi aiuterà poco. Infatti il motore in sé non ha marce, non ha regolazioni, quindi non potete regolare il livello dell'aiuto della pedalata assistita, ma vi aiuterà lui stesso in base alla vostra velocità, in base alla marcia. Quindi ad esempio se sentite che vi sta aiutando troppo, basta semplicemente mettere una marcia superiore. Considerazione su questo: è molto bilanciato, quindi non ho trovato una pedalata assistita troppo eccessiva, ma nemmeno una pedalata assistita troppo lieve. Quindi ad esempio se dovete fare un cavalcavia, calate una marcia inferiore, quindi andate magari in terza o in seconda, il motore vi aiuta anche in base alla vostra velocità e la pedalata a quella marcia e vi dà un aiuto molto proporzionale, delicato, quindi senza scatti. Non è che mentre pedalate sentite improvvisamente una spinta che andate velocissimi, e vi consente di avere un'esperienza di guida super confortevole. Quindi qua sul manubrio, come vi dicevo, oltre ad avere il cambio Shimano con la levetta meno per andare nella marcia inferiore e il pulsante più per andare nella marcia superiore, qui al lato troviamo l'indicatore del livello della batteria dal minimo al massimo, il pulsante per accendere che va ad accendere appunto la modalità elettrica, perché se volete pedalare non in modalità elettrica basta semplicemente spegnere. La bici quando è spenta disabilita anche la rigenerazione della batteria, quindi il motore non fa alcun tipo di resistenza e potete utilizzarla con una bici normalissima, ed è anche molto comoda perché grazie alle ruote molto grandi, anche se avete del peso extra dato dalla batteria, si pedala molto bene senza particolare fatica. Sulla parte sinistra abbiamo un tasto di accensione e spegnimento del faro anteriore e il piccolo clacson. Il faro anteriore che fa molta luce in quanto ha una lente davanti che, nonostante di base la lampadina non sia molto potente, va ad amplificare questa luce rendendovi molto visibili. Il faro posteriore invece è a batteria e con un pulsantino si accende. La parte costruttiva è davvero fantastica, veramente molto resistente. La sella, una cosa comodissima perché ha le due molle ai lati che sono di una morbidezza incredibile, vedete come si abbassano facilmente, quindi mentre pedalate è super comoda. Sella ovviamente regolabile tramite questa levetta, potete regolarla da molto alta al minimo. Dispone degli ammortizzatori anteriori, anche questi ammortizzatori fantastici, vedete come sono morbidi, vi consentono di attraversare i terreni scoscesi senza alcun tipo di problema. Anche questi morbidi al punto giusto vi danno un ottimo comfort di guida. Dispone di un portapacchi posteriore
Anche questo solidissimo, come vedete posso farci forza, non si muove perché è fissato qui dietro nella parte posteriore del telaio e anche sotto la sella, quindi veramente non si muove. Potete metterci, se volete, un portapacchi aggiuntivo o se ci caricate qualcosa sicuramente non cede. Nella parte anteriore invece abbiamo questo cestino che abbiamo ancorato durante la fase di montaggio sia al manubrio sia in questo palo sotto, avvitato qui sotto dove c'è l'attaccatura delle forcelle. Anche lui molto solido, unica pecca non il colore, perché arancione e nero secondo me stanno benissimo, l'unica cosa è che è un po', diciamo, fatto molto cheap, non in sé di qualità di materiali ma come design si vede che è proprio stampato e basta, però fa il suo dovere, tiene molto bene perché è molto solido e se volete cambiarlo potete mettere un qualsiasi altro cestino. Cosa che ho apprezzato tantissimo di questa bici, oltre al comfort generale, è sicuramente il fatto di avere la batteria sotto la sella. Questo perché fa sì che il baricentro sia molto basso e centrale, garantendovi ancora di più comfort di guida e stabilità. Va di moda adesso mettere la batteria nella parte anteriore delle bici, cosa che io non apprezzo perché quando andate a curvare perdete di stabilità, avendo la batteria alta davanti si perde di stabilità. Mentre con questa bici, avendo la batteria sotto la sella, il baricentro è basso, centrale e siete super sicuri. Per estrarre la batteria bisogna alzare la sella con la levetta che si trova sotto, si gira la chiave su unlock, tirando sulla manopola la batteria viene via e potete caricarla. Altrimenti, se avete una presa ad esempio in garage, basta semplicemente aprire la portina laterale della batteria e la collegate. Il motore è da 350 watt, come vedete prima molto fluido, molto confortevole, non vi dà delle spinte particolari improvvise, non rallenta improvvisamente, non ha troppo freno motore, veramente molto bilanciato e non avrete sicuramente alcun problema. Le ruote sono da 26, molto grandi, e questo vi consente intanto di pedalare come una bici normalissima, ma soprattutto nel caso doveste terminare la batteria, quindi non avete più la spinta elettrica, pedalate e la bici è come avere una bici normalissima, quindi non fate fatica. Come vedete, una volta che la bici è spenta il motore dietro si spegne completamente, non fa attrito, non fa resistenza e pedalate senza problemi. In tutta la bici la qualità costruttiva e dei dettagli si vede tantissimo, a partire dai tappini che coprono tutte le viti anche nel manubrio, la qualità del cambio Shimano, le gomme sono molto alte, morbide, attutiscono ulteriormente le buche, rendendo la guida sempre più confortevole, e ci sono tutti i piccoli dettagli che mi fanno capire quanto sia stata studiata con cura la bici, anche semplicemente piccoli dettagli come le coperture in gomma alla fine dei parafanghi, sia davanti che dietro, in entrambi i lati. Da questo lato troviamo il comodissimo cavalletto che è posizionato sulla parte posteriore, quindi potete girare i pedali senza impattare sul cavalletto, cosa che solitamente è molto fastidiosa, e garantisce allo stesso tempo un'ottima stabilità della bici. E già guardando la bici così riuscite a capire come il baricentro è molto abbassato e centrale. Ci tengo a ribadirlo più e più volte perché questo è fondamentale per la stabilità della bici. Anche se mi dondolo non faccio mai fatica, non trovo mai peso, non mi sbilancio, anche se qualcuno dovesse piegare la bici per salire non faccio fatica poi a ritirarla in verticale, e anche quando sono in guida non trovo mai destabilizzazione, non vengo mai spinto da un lato o dall'altro. Quando vi arriva il pacco è abbastanza grande, come avete visto, quindi prendetevi il tempo per montarla con calma. Se non vi è mai arrivata una bici smontata, considerate che ci vuole un'oretta per montarla con calma, considerando anche tutto l'unboxing, perché cosa che ho molto apprezzato è stata imballata veramente ogni singola parte. Non so quanto bene si è visto dall'unboxing iniziale, ma ogni singola parte era veramente imballata con il polistirolo in modo che vi arrivi perfetta senza alcun tipo di problema durante la spedizione. Questa bici è una bici perfetta per andare in città, ma anche off-road, perché come avete visto e come vi ho fatto vedere dalle clip, anche in off-road si comporta davvero bene. È una bici che è apprezzata veramente da tutti, che siate un uomo, un bambino, una ragazza, una donna, veramente è comodissima perché il comfort c'è sempre, il design c'è, è semplice salire, come vedete il telaio bassissimo, neanche serve muovere le gambe. Anche mia mamma ha apprezzato veramente tantissimo la bici perché riesce a utilizzarla in maniera semplicissima come ha sempre utilizzato la sua bici. Ho trovato un bilanciamento e un comfort che mai ho trovato prima in una bici elettrica, e cosa più importante che ancora non vi ho detto è l'autonomia. Come vedete la batteria è molto grande e vi consente di fare in pedalata assistita dai 60 ai 70 km, se non di più, ovviamente in base a quanto voi spingete sui pedali. Veramente una cosa fantastica perché voi potete lasciarla in garage, utilizzarla quotidianamente e sapete che dovete caricarla solo una volta a settimana, utilizzandola per le commissioni quotidiane. Spero quindi che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio su questa bici scrivetemi pure nei commenti. Io sono Lorenzo e noi ci vediamo presto in un nuovo video.